Cari amici del canale, le offerte su questo canale non arrivano settimanalmente a gratis, come se qua ci fosse un negozio che deve per forza vendere, ma quando ci sono i momenti significativi, allora è il momento di fare un video. Ed è esattamente oggi questo momento, ragazzi. Dal magazzino di Milano, la Mani mi informa che ci sono 3 prodotti disponibili. Ovviamente voi lo sapete, quando faccio un video vanno a ruba, quindi non è che voglio spingervi all'acquisto, ma se avete determinato di acquistare, questo è il momento giusto, perché poi ci sono le vacanze e i tempi si allungano. Ebbene ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e vediamo le offerte che riguardano inverter, celle sfuse litio ferrofosfato e batterie già pronte all'uso. Fra 4 secondi. Ebbene, partiamo in quarta con la prima offerta. Sono le batterie già composte, già formate, già con all'interno le celle, il BMS della Seplos, già pronta all'uso. Praticamente sono le batterie le celle della Lithium all'interno con il Seplos 200 A e praticamente non dovete fare altro che installarle e utilizzarle. Molti di voi già le conoscono perché sono le batterie che usiamo sul canale oramai da anni. C'è la Mani che costantemente tiene sempre aggiornate le migliorie che vengono suggerite dal canale e questo dimostra quanto la Mani sia veramente seria e provatelo, risponde a tutti i messaggi con serietà ed edizione. Chiaramente ragazzi, a volte la Mani mi segnala che alcuni, e non sono gli iscritti al canale, sono quelli che purtroppo hanno delle problematiche psicosociali, ovvero la contattano per offendere, la contattano per poi parlarne male. E lei ignara, risponde a tutti. Pensate, vi racconto una storia che è successa, alcuni di voi la conoscono perché già ne ho parlato privatamente, dove un signore scrisse alla Mani: le celle che mi hai mandato non mi piacciono, non sono buone, ho visto che probabilmente ha cambiato idea. Allora Jan Lam, che è la responsabile Italia, gli ha risposto: guarda, come facciamo noi di solito, ti mando il corriere, le ritiro, le verifico perché è doveroso e poi ti ridiamo i soldi integralmente e il corriere lo paghiamo noi. Cioè ragazzi, non esiste una cosa così, soprattutto perché il trasporto costa di queste celle. Ebbene, questa persona risponde: no, oramai sono qua, me le lasci e mi rimborsi i soldi. Ora, noi che siamo italiani abbiamo già un'idea di questa persona, ma Jan Lam mi disse: perché mi risponde così? Io non capisco, voglio ridargli i soldi ma mi deve prima mandare le batterie, forse in Italia è diverso? Io gli ho risposto: lascia perdere. Ragazzi, non mi dilungo perché noi ci siamo capiti, cioè trattiamoli bene questi professionisti che sono dediti a un lavoro serio, che rispondono a tutti i messaggi, che hanno le celle di grado A, selezionate. Quando loro fanno i test delle celle per verificare la capacità, hanno già fatto il top balancing e quindi non dovete neanche metterle in parallelo come si faceva con le prime celle che arrivavano, sono già pronte all'uso. Ebbene, quando le testano, le uniscono in funzione della capacità similare, in modo che avete delle batterie sintoniche, sono veramente nell'ordine, sono simili. Questo crea stabilità nel tempo. È molto importante. Poi attenzione, alcuni di voi mi hanno detto: io ho trovato delle batterie economiche che vengono poco, qua sapete su questo canale non faccio mai i prezzi, non voglio offendere neanche quelli che lavoricchiano con batterie a basso costo, però ragazzi attenzione, perché Shenzhen e Guangzhou, che sono grandi come la Lombardia, le 2 città primarie del commercio, lì è come un bar. E a volte Jan Lam mi chiama e dice: ma tu conosci questa persona? Sì, perché? Perché vende batterie di grado B, vende batterie completamente assemblate tra di loro in maniera diversa. Allora, quando comprate, la Cina è lontana, attenzione, e avere una problematica perché avete risparmiato 100, 200, 300 euro su una batteria che vi deve durare 20 anni, i problemi li avrete fra 3, 4, 5, anche meno, dove il bilanciatore attivo non ce la farà più a bilanciare e avrete una problematica seria, cioè celle che vanno in escursione da bilanciamento micidiale.
E non solo questo, poi si pianta il BMS, poi possono dilatarsi, buttare fuori il fumo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché lo dico? Per darvi cultura, non certo perché dobbiate comprare queste della Mani, ma è doveroso da parte mia, che sono di questo canale e rappresento la Mani nella loro serietà, dire quello che succede qua dentro, quello che succede a me quando li acquisto io e quelli che sono i miei test, che come avete visto nella playlist di Questi mi fido, sono test non compromettibili, non sono test per cui uno mi può chiamare e dire ho questo prodotto, mi fai la recensione? No, se non sei secondo i canoni di questo canale. Ragazzi, se andate a vedere questa playlist, io ho, vado a memoria perché non mi ricordo neanche, forse 15 recensioni, cioè 15 aziende di cui mi fido, tra cui la FGS, avete visto, la Forklift, la Mani in primis. Ebbene, voi non avete idea di quante richieste io ricevo. Prima era settimanalmente, adesso giornalmente, costantemente aziende che vendono di tutto e di più. Ebbene, rifiuto tutto, tranne coloro che sono affini al mondo dell'elettronica e di qualità superiore. Qui è arrivato, l'avete visto, la DJI, quelli che fanno i droni con un power bank che è fantastico. Cioè, sono arrivate la FGS che vende i Victron, azienda esemplare, la Ocram, i diodi di blocco che vanno installati nel vostro impianto fotovoltaico. Ora, perché dico queste cose? Per consolidare i rapporti tra me, youtuber, e voi, amici del canale, rispetto a questa azienda. A volte ricevo lamentele da parte vostra che devo sempre valutare, perché ci sono gli hater, gente che vuole parlare bene di altri e male di Mani. Veramente il vaglio deve essere come il video che ho fatto e che faccio di solito 1 o 2 volte all'anno, su come si gestisce un canale YouTube a vantaggio vostro senza che gli haters possano penetrarvi. Ebbene, tutti i messaggi sono filtrati, se non c'è positività, se non c'è onestà comportamentale, se c'è tendenziosità, eccetera, 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 non passano i commenti, non passano i giudizi, non passa niente, perché qui passa solo la serietà. Ragazzi, mi sono dovuto dilungare un po' e vi chiedo scusa. Torniamo in quarta, dicevo, sulle batterie. Queste sono già pronte, sono le cosiddette 48 volt, che è un termine che abbiamo ereditato dalle Piombo, ma in realtà le litio ferrofosfato sono 51,2 volt. Perché? Perché ogni cella, valore nominale moltiplicato per 16 fa 51,2 volt. Vengono caricate, come suggerito dal canale, al massimo 55 volt. Qualcuno di voi mi ha chiesto: Gianni, ma che ne dici, qualcosina in più? Sì, può andare bene se avete tanti pannelli, perché con tanti pannelli la tensione di una sola batteria rispetto ai tanti pannelli può salire più rapidamente, ma è una tensione finta, una tensione falsa, perché è generata dalla potenza fotovoltaica. Allora in quel caso potete anche mettere 55.1, 55.2, ma devono essere celle di grado A, perché chi vi consiglia di caricare al massimo 53,7, 54 di bulk e non di più è perché ha paura dello sbilanciamento, sono celle di scarto. Le celle vanno caricate alla loro totalità, che è 55 circa. Se avete pochi pannelli, 55 va benissimo, 3 kW, 2, 4, se cominciate ad avere 7, 8, 10 kW di pannelli dovete salire. Ma attenzione alla proporzione. Se voi acquistate dalla Mani una batteria e quindi 15 kWh circa, non potete avere 10 kW di pannelli, 12 kW di pannelli, ma voi avrete un sacco di tensioni finte. Allora lì, se vi trovate in questa situazione temporanea perché volete poi pensare a un implemento, ovvero alla seconda o alla terza batteria, a quel punto potete farlo sapendo che dovete innalzare il 55 a 55,1, 55,2 volt. Sembra poco, ma nelle litio decimi di tensione sono importanti. A questo punto, quando avete fatto il bulk a 55.1, 55, 55.2, adesso scusate se ripeto le stesse cose, mettete il float a 54, quello resta lì le restanti ore della giornata a riempire. Ma attenzione, dobbiamo creare anche una proporzione. Quando carichiamo una batteria la facciamo diventare longeva quando carichiamo in base al 0,2C, al 0,3C, ovvero su 15 kWh abbiamo 5
6 kW di pannelli massimi, se no dobbiamo passare alla seconda batteria. A questo punto lo vedrete anche con l'inverter. Adesso l'inverter della Mani, e dopo parliamo anche di questa offerta, questo inverter è 10 kVA, cioè 8 kW massimi di potenza. Ebbene, questi 8 kW, se li sfruttiamo per caricare un'auto elettrica, e siamo a 7, a pompare fissi così, vi ricordo sempre di non sfruttare mai le strumentazioni alla loro massima potenza, ragazzi. Siamo a 7 kW di potenza e stiamo assorbendo dal 15 kWh di batteria. È tanto, perché la svuotiamo rapidamente, ma ancor più cala la tensione finta rapidamente, così come sale rapidamente qualora parlassimo di fotovoltaico. Quindi scende e sale col fotovoltaico e con gli inverter in funzione della quantità che abbiamo all'interno delle batterie. Detto questo, ragazzi, studiamo anche le proporzioni. Su questo canale c'è un video bellissimo che è il dimensionamento del fotovoltaico. Andatelo a vedere perché lì capite come si compone un impianto fotovoltaico in funzione delle vostre esigenze. Ora l'offerta è quindi batterie della 48 volt, quindi 51.2, sono le Lithium 10.000 cicli, sono veramente longeve. Qualcuno di voi mi ha detto, ma ci sono più potenti le Cattle? Sì, le Cattle sono più potenti, hanno meno cicli, è una questione di scelta. Dal momento che noi stiamo andando avanti con questi box, io ho preferito, e la Mani anche, puntare sulle Lithium perché andiamo a dare longevità. Quando mai useremo le batterie come se fossero su un'auto a 1C, che poi nessuna cella può essere usata in maniera continua a 1C, attenzione. A questo punto meglio la longevità. Cioè ragazzi, fra 20 anni lasciamo le batterie ai nipoti o ai figli. Quindi è una scelta dal mio punto di vista importante. Se poi abbiamo messo addirittura 2, 3, 4 batterie, come nel laboratorio avete visto qua, il 60 kWh, ebbene 60 kWh con un inverter, il Bestione arancione da 6 o questo della Mani da 8 o il Victron da 15, ragazzi con 60 kWh le batterie dicono all'inverter te la regalo io la corrente. Attenzione, nelle proporzioni, quanto più abbiamo cose potenti come l'inverter, le batterie, tanto più poi dobbiamo caricarle. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi non è che possiamo creare dal nulla l'energia per riempire le batterie. Ecco che allora l'impianto fotovoltaico deve essere adeguato. Quindi studiamo una proporzione anche progressiva. Ho messo un tot di pannelli, quindi una batteria o due, quindi un inverter potente. Voglio implementare terza, quarta batteria più pannelli. Attenzione, le batterie, come dicono i fornitori, come dico io dal 1980 che lavoro nell'energia alternativa, ebbene le batterie devono avere una logica di installazione. Se avete batterie al piombo devono essere installate tutte nello stesso momento, della stessa capacità, dello stesso brand, cioè della stessa marca, se no, quando aggiungerete la nuova si brucerà prima per solfatazione. Perché? Perché quando una batteria è, come si dice in gergo, formata, ovvero ha ricevuto tutti i suoi cicli di formazione dove gli ossidi, stiamo parlando ovviamente delle batterie Foré, non delle batterie Planté. Le Foré sono quelle classiche, che sia macchina, fotovoltaico, deep cycle, gel, sigillate, AGM. Ebbene, tutte queste batterie sono le Foré. Le ha inventate Foré, che è un francese. Non vorrei sbagliare di un anno o due, perché Planté inventò la batteria a piombo solido, attenzione, lastre di piombo solido, e c'è anche il video su questo canale, nel 1859. In quegli anni avvenne di tutto, poi fu inventato anche il motore a corrente continua, insomma anni storici. Il 1850 circa è stato un anno, è stato un periodo, quel decennio veramente emblematico. C'erano grandi tecnici che lavoravano con i pezzi solidi, il ferro, il rame, e creavano cose incredibili. Avete visto anche il video della centrale idroelettrica della FGS, fantastico, un generatore, questa turbina idroelettrica che dal 1874 150 kW di potenza, ragazzi, cose storiche che funzionano per decenni, a me affascinano in una maniera incredibile. E a breve avrò altri video sull'idroelettrico che sono
Ragazzi, devo farlo giudicare voi, se no sembra che mi faccio autoelogi. Per me è passione pura, per me è coinvolgimento e su questo canale si regalano informazioni a tutti, perché i video sono completi. Quando fate un webinar è perché avete visto una playlist, vi siete fatto l'impianto e adesso dite Gianni, io ho 50 domande, facciamo un webinar? Certo, allora in quel caso contattatemi su Messenger, se no tutti i messaggi sempre qua sotto il canale a beneficio collettivo. Questo è lo sharing, questa è la cultura che voglio condividere con tutti, ragazzi. Scusate se sto tergiversando, ma ne approfitto per darvi tante informazioni. Prima offerta, batterie pronte all'uso, le avete visto, qua c'è la foto, sono con le ruote che sembrano quelle dei muletti, si possono posizionare una sull'altra fino a 5, attenzione alle solette. Le solette tengono 200-250 kg al metro quadro, non potete mettere 5 batterie che pesano mezza tonnellata e oltre su una soletta perché rischiate di sfondare. Ragazzi, questo l'ho già detto in diversi video. Quando invece piano terra dipende cosa c'è sotto, ovviamente se c'è il garage e la cantina no, è sempre una soletta. Guardate i rinforzi, guardate i progetti come sono stati strutturati, ok? Un amico del canale una volta disse Gianni, io sotto la cantina ho messo una putrella sotto, ottimo, ma attenzione, le solette devono essere affrancate, fissate, non devono essere quelli che chiamano i cristi che vengono messi a T, eccetera. Ora, in questa offerta trovate il Seplos 200 Ah, la batteria sono celle della Lithium, 10.000 cicli, e contattate il link qua sotto e vi fate fare l'offerta da Yanlam. La seconda offerta riguarda le celle singole sempre della Lithium, quelle blu per intenderci. Ragazzi, qui non è finito il fai da te, adesso è comodissimo questa batteria pronta, ma tantissimi amici del canale stanno realizzando il mega impianto fatto di 3 batterie autocostruite, adesso c'è anche il BMS della Seplos che è possibile metterlo in parallelo, quindi andremo anche su questo canale in questa direzione, ovvero la creazione di questo mega impianto con 3 batterie, 3 inverter e 3 di tutto. Ovviamente i pannelli saranno 20 kW che è il massimo installabile sul tetto, insomma c'è tutta una tematica che svilupperemo su questa playlist. Quindi celle singole, Lithium 280 Ah è il nome, ma in realtà dai test effettuati dalla Mani, visto che sceglie solo l'altissima qualità sintonica come ampere, testate da loro, marchiate da loro, eccetera, sono tra i 290 e i 295 ampere. Sono quelle che i faciloni chiamano, c'ho le 300 ampere, 295 massimo, ok? Detto questo, passiamo alla terza offerta, l'avete visto, l'inverter toroidale ibrido, questo è finalmente il nome che abbiamo sviscerato, grazie alla vostra collaborazione, c'erano tante proposte, ma alla fine questo nome così semplice, spontaneo, anche facilmente ricordabile e intuibile. Il toroidale ibrido della Mani è 10 kVA, 8 kW, è molto potente. Ci potete attaccare direttamente i pannelli a un MPPT da 120 A, potete attaccare 6400 watt massimi e 150 volt. La scelta di questo canale su questo inverter è per farvi fare impianti in salvezza, in sicurezza, nelle norme che circolano, che la 120 volt in corrente continua è il limite di sicurezza. Ora, cosa significa questo? Alcuni mi dicono sì Gianni, ma io devo fare diverse stringhe. Sì, ma se fai una sola stringa di 8 pannelli con 2 cavi, è meglio fare 3 stringhe da 3 pannelli che fa 9 pannelli invece di 8, hai messo un pannello in più, hai fatto 3 stringhe, stare sempre sotto i 150 volt, anche 140 è meglio, quindi pannelli su 400 watt, se pigliate 550, che siete a 50 volt, fate stringhe da 2, cosa cambia? Cambiano i cavi che devono arrivare al fusibile, al combiner box. Ragazzi, con qualche soldo in più, l'avete visto nel video che ho fatto, avete la sicurezza, non avete incendi sul tetto, non avete alte tensioni che circolano, non avete pericolosità, avete semplicità e funzionalità, perché questo inverter regge 120 A massimi, ma fate 100, non vogliamo esagerare, abbiamo detto. Caspita, cioè avete buttato lì un botto di corrente all'interno delle batterie. Quindi ragazzi, riassumendo, questo video è breve, ma ho aggiunto tanti dettagli perché sono importanti. Batterie già pronte, quelle che vedete qua nel video, e sono a Milano, consegna da Milano a casa vostra,
o ritiro da Milano e quindi risparmiate anche qualcosina. Celle singole della Itium, queste che vedete qua, di altissima qualità, grado A e selezionate, quindi nei cartoni che acquistate, 4 cartoni da 4 per fare la 16 celle, quindi la 48 volt, sono tutte sintoniche. La Mani non confeziona batterie a caso. E l'inverter da 8 kW che a questo punto, insomma, casa, macchina, quello che volete voi. Teniamo presente che adesso con l'avvento delle auto elettriche, le pompe di calore, eccetera, tutti siamo diventati energivori. Quindi ragazzi, se vi volete spostare dall'8 kW a questo punto, fate il salto 15 kVA, ovvero 12 kW della Victron, e avete. Però ragazzi, chiedete a Jan, gentilissima come sempre, quanto costa l'inverter che hai tu da 8 kW, dopodiché fate il confronto col Victron e ragazzi traete voi le vostre conclusioni, quindi quanti ne compro per avere la scorta, la ridondanza e quello che voglio. Addirittura sul mega impianto, se fate 3 inverter della Mani 8, 8 e 8 con 3 batterie separate, uno auto, uno pompe di calore e l'altro tutta la casa, cioè ragazzi, se andate oltre questo vuol dire che c'è qualcosa che comincia a non andare, tanta energia, troppa energia. Alcuni amici del canale rispondono, sì Gianni, ma i costi, eccetera. Tutto costa e tutto va fatto se si può fare, è ovvio. Su questo canale avete visto che ho anche le playlist per coloro che vogliono un impianto semplice, economico, faccio dei video sull'emergenza in auto, su questo canale c'è tutto ragazzi. Ecco perché vi incoraggio a contattare la Mani, a chiedere i prezzi, a vedere cosa vi può interessare prima delle vacanze, a guardare le playlist idonee a voi, a iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.